Mario Sperandini ci parla da Macerata, una splendida città del centro Italia. Da una vita si occupa dei diritti e delle problematiche delle persone con disabilità intellettiva. È molto impegnato anche con incarichi direttivi in un'associazione che in Italia è molto nota in questo campo, è l'ANFAS, sigla che vuol dire Associazione Nazionale Famiglie e Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo. Mario, puoi dirci in breve qualcosa di te e come sei giunto a impegnarti in questo campo? Io sono appunto, come dicevi, Mario Sperandini, papà di due figli, Michela la più grande, Massimiliano il secondo. Io ho incontrato ANFAS appunto con la nascita di Michela, correva l'anno 1972, e ho incontrato questa associazione che era nata da poco all'interno della nostra città. ANFAS nasce a Roma 1958 su iniziativa di una mamma, la signora Menegotto, la quale tedesca, ha sposato un ingegnere aeronautico italiano, sta a Parigi, ha 4 figli, l'ultimo di questi nasce con una disabilità intellettiva grave, Paolo. Tornano a Roma, la famiglia torna a Roma perché il marito era ritornato a lavorare a Roma, e a Roma 1958 rispetto alla disabilità intellettiva trovano il deserto, perché chi ha memoria di quel periodo la disabilità intellettiva veniva relegata nei meri istituti se non negli ospedali psichiatrici. Questo era il dato culturale dell'epoca. La Menegotto Maria non si rassegna, come dire, all'oblio di Paolo e contatta altre mamme che a Roma vivono la sua stessa esperienza, donne. Qui in ANFAS le donne hanno una prerogativa importantissima. Quindi mette insieme queste altre donne e costituiscono l'associazione nazionale ANFAS, che viene riconosciuta con un decreto del Presidente della Repubblica. E proprio perché c'era questo sentire, questo bisogno, l'ANFAS si diffonde veramente in maniera veloce su tutto il territorio nazionale. Si diffonde nei vari territori a seconda delle opportunità, delle possibilità, dell'impegno che i vari familiari hanno. Ma la prerogativa iniziale di ANFAS di queste donne era la salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità, perché non venissero, tra virgolette, escluse, recluse o segregate nella clausura domiciliare, perché questo era, come dire, l'andazzo del tempo. Ecco, queste donne non si rassegnano. Ripeto, viene con un decreto del Presidente della Repubblica costituita l'associazione e c'è uno sviluppo a macchia di leopardo nel territorio nazionale. Oggi ANFAS nel suo insieme nazionale appunto ha qualcosa come quasi 200 associazioni locali e ogni associazione locale è autonoma dal punto di vista gestionale, patrimoniale, legata e tenuta insieme però dagli ideali che ANFAS si è sempre posta, cioè appunto la salvaguardia dei diritti. ANFAS nazionale affida ad ogni associazione locale il marchio ANFAS e sulla scorta appunto di un codice che ci siamo dati, questo codice va rispettato. A Macerata e Fonsalto, nella mia città, ANFAS nasce nel 1967, anche qui su iniziativa di un gruppo di familiari che si mettono insieme, chiedono alle istituzioni uno spazio dove poter dare senso e significato ai nostri ragazzi. Quindi l'amministrazione provinciale concede un'ex scuola, si adoperano per rimetterla in ordine, in sesto e iniziano le prime attività. Io incontro ANFAS nel 1973. Michela nasce aprile 72, poco dopo, già dalla nascita Michela evidenzia qualche difficoltà non diagnosticata precisamente,
perché non era una sindrome chiara come quella di Down, c'era qualche altra cosa che non andava, ma nessuno riusciva nemmeno a capire cosa fosse, insomma. Ecco, Anfas Macerata, dopo la sua nascita in pratica, oltre a queste piccole attività di tipo occupazionale, avvalendosi magari di familiari volenterosi, di volontari, eccetera, ha l'intuizione di assumere le prime figure professionali, quindi una psicomotricista, una psicologa e un'altra terapista. Questo fatto ha dato ad Anfas Macerata in quegli anni, negli anni 70, l'opportunità di avere un accreditamento sanitario, prima con il Ministero della Sanità, poi con le regioni, come attualmente abbiamo. Ecco, questo fatto ha permesso di iniziare alcune attività riabilitative. E Michela, così ci accostiamo con Michela e per Michela, con mia moglie Giovanna, a questa associazione dove c'era una logopedista che c'era stata indicata per i primi trattamenti logopedici. E qui, come dire, vengo intercettato da alcuni familiari. Io ero, perché sono in quiescenza, non in pensione, perché mai si va in panciolle, lavoravo appunto a Dipartimento di Salute Mentale, quindi e alcuni familiari mi chiesero di poter entrare, tra virgolette, in consiglio di Anfas. E da quel dì che per certi versi io mi occupo appunto di Anfas nel suo insieme territoriale, poi ho avuto questa elezione già dal 97 a livello nazionale e quindi questo è il mio percorso di impegno, appunto, che parte dalla presenza di Michela, che nel tempo ha avuto diagnosticata la sindrome di Prader-Willi. Tu che hai quasi 50 anni poi di impegno in questo ambito, potresti parlarci per ore dell'evoluzione sociale e culturale che hai visto, come ci hai accennato, e di cui anche tu con la tua famiglia e i tuoi collaboratori siete stati anche tra i protagonisti. Se dovessi sintetizzarci quali sono ora le principali questioni sul tappeto, le barriere che ancora ostacolano la piena inclusione, le azioni che ciascuno dovrebbe promuovere sul proprio territorio, le priorità, insomma, cosa ci dici? Guarda, secondo me le priorità sono di questo tipo. Il documento ONU sui diritti delle persone con disabilità, perché direi che questa, come dire, la Magna Carta che ogni amministrazione, ma anche la cittadinanza dovrebbe avere, no? Quella dell'accoglienza, quella dell'inclusione, perché questo comporta una crescita anche dal punto di vista culturale, sociale, di tutto il corpo sociale. Ecco. Quindi il nulla su di noi, senza di noi, che è lo slogan un po' che rappresenta questo voler essere, è quello a cui sta lavorando Anfas, perché non ci si dimentichi, appunto, no? Oppure che non si dia risposta a quel bisogno unicamente partendo da un'ottica ragioneristica. Se ci sono i fondi lo si può fare, se non ci sono i fondi non si fa. Se è un diritto si deve fare. Ecco, questa è la prerogativa e, come dire, l'elemento di impegno in questo momento particolare anche, no? Perché non prenda corpo e piede l'idea dello scarto. Ecco, questo è quello che, come dire, Anfas sta facendo in questo momento a livello nazionale, a livello locale, ma in ogni dove c'è un rapporto appunto tra persona, istituzioni, relazioni generali. Comunque molto chiarificatore quello che tu dici. Ancora un'ultima piccola domanda per concludere, no? Mi Sì. pare che nell'esperienza tua vostra di Macerata, ma anche in altre sezioni, si veda come l'impegno
sui temi della disabilità, che pare un impegno specifico per una piccola fetta di popolazione, in realtà abbia un impatto positivo sull'intera comunità, sulla città, anche a livello più generale, produca comunità più coese, vivibili, sostenibili. Secondo te è vero questo? Nella tua esperienza anche a Macerata hai visto la città crescere per forza di questo impegno? Ma guarda, non c'è dubbio, nel senso che Anfas Macerata, perlomeno era, ed è questo il mio sentire, il nostro sentire, che io ho cercato di portare anche in consiglio direttivo, ma nel rapporto con i collaboratori, è appunto quello di, come dire, Anfas non è controparte di qualcuno, è un'associazione che vuol mostrare tutti i giorni con il suo agire che appunto la disabilità può essere un grande valore se l'insieme del corpo sociale sa riconoscere questo valore. Ecco, allora ci siamo impegnati nel tempo ad avere rapporti di un certo tipo con le istituzioni. Ecco, noi per esempio abbiamo preteso in consiglio comunale che venisse fatta una mozione per prendere come paradigma gestionale, per esempio, il documento ONU sui diritti delle persone con disabilità. È stato accolto e quindi i servizi sociali, quando debbono aprire un servizio o fare qualcosa, il primo interlocutore per loro è Anfas, che sedendo al tavolo di concertazione stabiliscono cosa è meglio fare per questo, per quello, e noi ci rendiamo, come dire, disponibili ad agire insieme alle istituzioni, quindi non controparte, ma parte per, tra virgolette, sanare questo corpo sociale, perché è anche l'obiettivo di Anfas portare questo messaggio, questo seme, tra virgolette, che fa crescere una cultura dell'accoglienza. Ecco, noi, come dire, in questi anni abbiamo fatto queste battaglie, questo impegno, mettendo tutta la passione e lo sforzo che deriva dall'essere anche genitori, familiari, alle volte facendo degli sbagli incredibili, ma così chi non fa non sbaglia, insomma, no? Quindi riconvertendo, però ecco, la linea, il nord, la direzione è appunto quella di avere a cuore la collettività e non solo lo specifico della disabilità. Questo è l'impegno che tutti i giorni cerchiamo di mettere nel nostro agire, nel nostro essere. Insomma. Grazie Mario per la tua testimonianza. Grazie. Grazie a te, buona giornata.